Saluti da Heavy Metal Heaven! Oggi analizziamo l'esordio di un gruppo internazionale che, seppur nato da poco, mostra già ottime doti sul lato death melodico e tecnico. Dopo tanti anni di Heavy Metal Heaven, tra le varie cose che abbiamo imparato è che la fretta non è un fattore positivo per un gruppo. Di conseguenza tendiamo a dubitare di chi, subito dopo la formazione, già pubblica musica o addirittura un full act. Tuttavia, non sempre una band che si comporta così è mossa per forza dall'ansia di prestazione. A volte, anzi, c'è chi già dalla nascita ha idee abbastanza chiare, come gli Abyssius. Quella di oggi è una band internazionale con membri sparsi tra Stati Uniti, Norvegia e Taiwan, tra cui il chitarrista ritmico Aitao Young, apprezzato anche in Quei Lang, ospitati poche settimane fa. Se ti interessa puoi trovare la recensione qua su. Nata appena nel 2023, ha già esordito dopo alcuni singoli con il suo full act omonimo. Un album che mostra qualche spigolo da smussare, ma anche con idee piuttosto chiare. È chiara in primis l'intenzione stilistica degli Abyssius, che di base suonano un death metal melodico, però lontano dalla tradizione più classica. E non è solo per le influenze metalcore, o a volte anche black, che fanno capolino a tratti. In fondo ormai è un cliché del melodeath, ma soprattutto per la natura tecnica e convulsa che danno al genere, spesso limiti del progressive. Il che porta Abyssius attraverso i paesaggi più variegati, da momenti espansi ad altri invece più rabbiosi, al limite col death classico o addirittura col brutal. Anche a livello compositivo, tuttavia, la band internazionale mostra un buon livello di consapevolezza. I due punti su cui la loro musica si concentra di più sono le melodie, spesso incisive, e le atmosfere. Di solito non sono così ben studiate, anche nel death metal classico più progressivo. Gli Abyssius però hanno abilità valide anche da questo punto di vista. La loro musica risulta piena di sfumature che vanno dalla rabbia alla nostalgia, dalla freddezza a una calda rassegnazione e tanto altro. Grazie a questi pregi, oltre alle doti strumentali, all'altezza della situazione, di tutti i componenti e a una buona attenzione anche per riff e strutture, Abyssius si vela molto concreto. Seppure sia un po' ondivago, anche i pezzi minori non scendono mai sotto la bontà. Non parliamo poi dei brani come The Animus and The Anima, più aperta e melodica della media, con una bella malinconia ma senza mancare di strutture e fraseggi contorti. Oppure Ripped Apart, varia all'estremo pur durando meno di 5 minuti. Ma va ancora meglio con Everfall in chiusura. Riesce a coniugare ricercatezza, tante belle melodie, un'aggressività penetrante ma non eccessiva, in qualcosa di orecchiabile e profondo a livello emotivo. Ne risultano 6 minuti strapieni di elementi, come da norma del gruppo, ma senza un momento morto. Si tratta del picco di una scaletta intensa, anche dai suoi 33 minuti, che peraltro non sono un difetto ma consentono di apprezzare meglio quanto di buono ci sia al suo interno e di evitare i riempitivi. Per chiudere, Abyssius è un album godibilissimo e rilevante, specie contando che la band omonima è solo agli inizi. Come già detto, ci sono sbavature che possono essere evitate e in generale i margini di miglioramento che emergono da queste 6 tracce sembrano notevoli. Intanto, di vedere se verranno sfruttati, però vi consiglio di dare una chance a questo esordio. Se il death metal melodico e quello tecnico sono pane per i tuoi denti. Voto di Heavy Metal Heaven 83 su 100. E alla fine, se hai apprezzato la recensione puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella per rimanere sempre al passo dei contenuti che pubblichiamo ogni pochi giorni. Infine, siamo anche su Instagram, Facebook e Pinterest. Ci trovi qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!